Cosa accadrebbe se ti allenassi ogni giorno? E come dovresti fare per allenarti ogni giorno? Impossibile? Ah, tu invece dici che lo stai facendo già? Beh, questo video è per tutti, perché oggi vedremo cosa accadrebbe al nostro fisico se ci allenassimo ogni giorno. Come fare se ti vuoi allenare ogni giorno, notando anche quali sono le differenze rispetto alle potenzialità di ognuno. E poi andremo a vedere in maniera pratica che cosa fare anche se vuoi aumentare di un solo giorno i tuoi allenamenti o in generale aumentare i volumi per migliorare la tua performance e il tuo stato di salute. Se stai pensando è impossibile oppure non ho il tempo di farlo, resta qui fino alla fine, perché ti darò comunque delle soluzioni per arricchire il tuo allenamento e in generale ti spiegherò perché i volumi sono uno di quegli aspetti che fanno veramente la differenza, sia per quanto riguarda la performance sia il tuo stato di salute. Ma intanto partiamo da questo studio. Partiamo da una ricerca molto interessante che dimostra due cose importanti: come i volumi incidono sui risultati e come la maggior parte di questi volumi debba essere a bassa intensità. So che qualcuno dirà no, bisogna menare, ma stai qui fino alla fine perché veramente capiremo come questa ricerca, in generale perché il game changer nel performare nella corsa e nella maratona sia il volume a bassa intensità, non l'unica cosa. Questa ricerca è stata pubblicata sul Journal of Sport Medicine, ha analizzato più di 150.000 maratone corsi da 119.000 runner tra il 2014 e il 2017. Le conclusioni sono state che i maratoneti più performanti corrono mediamente il triplo del volume di quelli con tempi superiori alle 4 ore. E che questo volume in più è tra il 75 e l'85% del carico totale viene corso a bassa intensità. I runner che corrono meno chilometri invece non corrono molti meno chilometri a media ed alta intensità, cioè la differenza di volume è soprattutto sulla bassa intensità. Quindi molto più volume ma lentamente. Ora un po' di considerazioni prima di andare avanti, perché ci sono tante altre informazioni che ci dobbiamo portare a casa. È chiaro, i runner più prestazionali, quelli che corrono la maratona in 2 ore e mezza, sotto le 2 ore, che erano quelli che sono questi che fanno il triplo del volume, hanno maggiori capacità di recupero, quindi è normale che ci sta che facciano più volume. Però non lo fanno ad alta intensità, lo fanno a bassa intensità. E un'altra considerazione che tanti fanno è: se mi alleno meno cerco di sfruttare quel tempo facendo le intensità più impegnative, che sono quelle che mi fanno migliorare. Per riassumere quindi, cuore più forte, il muscolo cardiaco diventa più efficiente, si riducono, infatti lo osservi, più ti alleni lo vedi che si riducono i battiti a riposo, migliora anche l'HRV, questo però è dato anche da altre cose, si abbassa il rischio cardiovascolare, ok, e proprio il cuore è capace di pompare più sangue ad ogni pompata grazie al ventricolo sinistro. Migliora anche la capacità polmonare allenandoti tutti i giorni, perché i polmoni diventano più abili, no? Nel fornire più ossigeno, anche se non c'è una corrispondenza diretta tra capacità polmonare e capacità di utilizzare l'ossigeno. Acceleriamo il metabolismo più ci alleniamo, perché il tuo corpo impara ad utilizzare meglio le riserve di energia e quindi riusciamo ad avere anche un peso forma che è più efficace per migliori prestazioni, tonicità muscolare, aumentiamo la forza ma non la massa, quindi vedrai gambe più toniche ma non più grosse, proprio più atletiche, più sportive. E poi ovviamente aumento di mitocondri e di enzimi grazie soprattutto alla bassa intensità, quindi maggiore capacità di utilizzare l'ossigeno, quindi migliore prestazioni. E infine una cosa di cui si parla troppo poco, cioè l'adattamento psicofisico alla corsa e al volume. Per preparare una maratona non sono sufficienti i classici 3 mesi, è un lavoro che inizia anni prima, ogni anno possiamo mettere un mattoncino in più perché il nostro organismo si adatta dal punto di vista, ripeto, psicofisico, quindi anche a livello di sistema nervoso, a stare più tempo sulle gambe. Ora il punto è, ammesso di avere più tempo per allenarmi, se non dico tutti i giorni, ma almeno più tempo, come faccio? Perché non è che se posso passare da 3 a 7 allenamenti tutto di un colpo, mi romperei. Quindi questo che vedremo adesso vale sia per chi si vuole allenare tutti i giorni, sia per chi vuole magari aggiungere un giorno rispetto agli allenamenti attuali. La prima regola di cui parliamo sempre è non aumentare eccessivamente in poco tempo i volumi attuali. Prendi ad esempio volume medio settimanale, non so, fai 40 km a settimana.
e in 3 giorni. Dividilo su 4, diventano 10 km ad allenamento, così ti adatti a recuperare in meno giorno senza aumentare il carico totale. Nelle settimane successive, mantenendo il giorno in più, inizia ad aumentare il carico di un 10-15%. Quando parlo di carico, più che numeri di chilometri, parlo di minuti di corsa, ricordando di inserire ogni 1, 2 o 3 settimane una settimana di scarico in cui riduci del 30-40% il volume. Mantiene un equilibrio tra bassa e alta intensità almeno 70-30%. Questo è un altro aspetto fondamentale. E quando vai a distribuire gli allenamenti, come dicevo prima, su un giorno in più, non è che devi fare 10, 10, 10, 10. Ci sarà sempre l'allenamento un po' più lungo, però vado un po' a riparametrare in maniera proprio da dire al mio corpo: guarda che i tempi di recupero si stanno accorciando, però te lo faccio fare con lo stesso carico con cui lo facevamo prima. Guardate che diventa molto più allenante, stessi volumi su più giorni, migliora i tempi di recupero, miglioro gli stimoli e la somma, sebbene sia la stessa, dà un risultato migliore. Non è detto poi che aggiungere un allenamento debba essere per forza di corsa. Un allenamento potrebbe essere di un'altra attività aerobica di endurance, come ad esempio la bicicletta. Io ho visto grandissimi benefici in atleti che o perché fanno triathlon o perché d'estate hanno voluto aggiungere la bicicletta, d'inverno i rulli o d'inverno anche la bicicletta, hanno aggiunto molte ore aerobiche sulla bicicletta. È difficile fare una proporzione quante ore in bici corrispondono a un'ora di corsa. Di solito si dice 2 ore e mezza, 3, poi dipende anche ovviamente dall'intensità, però aggiungere delle ore aerobiche migliora la resistenza aerobica senza andare a caricare le articolazioni, ok? Quindi allenarsi tutti i giorni non significa per forza correre tutti i giorni. Possiamo aggiungere la bicicletta, possiamo aggiungere lo scarico con il nuoto, ad esempio. Dico scarico perché sicuramente è un impegno aerobico inferiore, ma è comunque allenamento. Un paio di accortezze sulla bicicletta: calcola le zone per la bici rispetto alla soglia che è in bici, o le zone di potenza per i ciclisti tra di voi più evoluti. Questo perché l'impegno cardiaco è differente in bici e in corsa, e quindi anche la produzione di lattato. Riduci la bici nella fase specifica, soprattutto nell'ultima parte, quando ti avvicini alla gara, e io di solito consiglio nelle ultime 2 settimane, se non per piccoli scarichi, di non utilizzarla prima di una gara per non perdere brillantezza dal punto di vista della corsa. Altro allenamento che possiamo fare per allenarci tutti i giorni, chi mi segue lo sa, l'allenamento della forza. Allenare gli arti inferiori non è un di più, con la forza intendo, forza massima e soprattutto forza esplosiva, e anche potenziamento del corpo per dare stabilità. È un veramente cambiare come runner. Quindi l'allenamento della forza, se io mi voglio allenare tutti i giorni, potrei anche correre tutti i giorni, diventa importante. Prima di andare avanti, se ti piace quello che sto dicendo, soprattutto se lo trovi utile, non ti dimenticare il like e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Per te è solo un click, ma per me è un enorme supporto, e ti ringrazio in anticipo. Ma comunque ti ringrazio perché stai seguendo il video. Chi mi segue sa che dico sempre che il recupero è il 60% dell'allenamento, perché è durante il recupero che avvengono tutti quei processi di adattamento che ci fanno migliorare. Allenarsi tutti i giorni significa sacrificare il recupero? No, significa doverlo curare ancora di più, con diversi accorgimenti. Mangiare entro 30 minuti, un'ora dopo l'allenamento, uno snack, una merenda con tanti carboidrati per recuperare velocemente, ma anche la proteina favorisce un recupero delle scorte di glicogeno e muscolare. Bere prima, durante e ovviamente dopo. Equilibrio idrosalina è fondamentale. Il riposo notturno, dormi bene, facile a dirsi, però è durante il sonno che il corpo ripara i tessuti, diventa più forte, c'è proprio meglio il fenomeno della compensazione e sovracompensazione, e rinforza anche il sistema immunitario, perché non ammalarsi poi diventa importante. E soprattutto impara ad ascoltarti, impara a capire quando sei stanco, quella bella sana stanchezza che ti fa star bene, o quando invece sei stanco in maniera brutta, cattiva, cioè quando c'è del sovraccarico, e quello lo capisci perché dormi male, quindi magari dormi male anche per altri motivi, però non riesci bene a recuperare. Sono tutti quelle cose che dicono: oi,
forse mi sto allenando troppo, o forse non mi riposo bene per altri motivi, perché mi fanno arrabbiare a lavorare, perché ho delle preoccupazioni, però ho comunque bisogno di ridurre il carico, perché da qualche parte un po' di recupero lo devo trovare. Perché abbiamo visto che i volumi fanno la differenza, ma non dobbiamo esagerare, quindi abbiamo parlato di crescita graduale, progressiva. Con questo video io non voglio spingere nessuno a fare di più, ognuno fa quello che può fare o che vuole fare o che deve fare, però bisogna essere consapevoli anche cosa comporta l'allenamento quotidiano e che cosa comporta aumentare. Io di solito vedo due tipologie di atlete, poi ovviamente ci sono gli intermedi e i compromessi, quelli che hanno paura di fare troppo e quelli che hanno paura di fare troppo poco. Per chi ha paura di fare troppo, aumentate gradualmente, trovate la vostra soglia, in questo caso c'è un po' di spazio di crescita. Invece con chi tende a fare troppo, tende a sovrallenarsi, l'infortunio è sempre dietro l'angolo, si sottostimano i segnali di cui parlavo prima, di stress, piccoli dolori, ci si corre sopra e diventano grandi dolori, segnali di sovrallenamento, difficoltà a dormire, ne abbiamo appena parlato, stanchezza cronica, irritabilità, calo delle difese immunitarie, calo anche di altri valori ematici, poca voglia di mangiare, inappetenza. Questi sono tutti aspetti che non dobbiamo sottovalutare, soprattutto se durano più di 2-3 giorni, che può essere un periodo di stanchezza per altri motivi, ma se notiamo queste cose, questi segnali, dobbiamo assolutamente recuperare e quindi ridurre il carico. E qui lo dico anche, apro una parentesi, ma poi è sempre di questo argomento che voglio parlare, per chi riparte dopo uno stop. Mi capita perché cacchio, sei stato fermo, hai voglia di riprendere, non stai bene e vuoi subito tornare a correre come prima e quindi inizi a caricare troppo. Coach, ho provato 15 km e stavo bene. No, anche se siete runner esperti, partite piano, oppure non potete correre, allora esagerate con gli esercizi di forza, esagerate con la bicicletta, perché quando riprendete volete essere subito al massimo. Io ho fatto una ripresa dopo un intervento e devo dire che dopo un anno ho avuto altri problemi, non sono ancora tornato a come correvo quando correvo prima di avere il problema al piede, quindi parliamo di un paio d'anni fa. Perché poi nascono altri piccoli problemi. Ci vuole pazienza, bisogna ascoltare i segnali, rispettare i tempi e, ripeto sempre la regola, soprattutto quando si riparte, fare molto meno di quello che senti che riusciresti a fare. Quello è il modo per non rifarsi male e per dare al tempo e a livello periferico ci vuole molto tempo di riadattarsi al gesto della corsa e in generale allo sforzo aerobico di lunga durata. Allenarsi ogni giorno può farti fare la differenza sia nella tua vita da runner che nella tua vita in generale, ma solo se fatto con intelligenza e rispetto dal punto di vista psicofisico del tuo organismo. Scrivimi nei commenti quante volte ti alleni a settimana e se dopo questo video ti ho un po' stimolato ad aumentare un po' i tuoi volumi settimanali di allenamento. E io ho un'ultima cosa da dire. Abbiamo parlato di come lo studio su più di 119.000 runner abbia determinato di come il volume e soprattutto il volume a bassa intensità sia il game changer per migliorare sulla corsa e sulla maratona. Ma perché la corsa lenta ci rende più veloci? Te l'ho spiegato in questo video qui, che se non l'hai ancora visto non perdertelo, clicca e noi ci vediamo a un prossimo video su Runner 451, via!